trattenere il fiato più a lungo devi pensare a due obiettivi principali. Il primo è come prendere più aria possibile e il secondo è come consumare meno energie. Oggi abbiamo qui il nostro amico Davide D'Ameno, apneista professionista e istruttore, e lui ci darà qualche consiglio su come aumentare il nostro fiato. Ciao Davide! Ciao ragazzi, grazie a tutti. La respirazione è qualcosa di essenziale per poter trattenere il fiato più a lungo in apnea. Dobbiamo immaginare i nostri polmoni come due scompartimenti separati, composti da una parte più bassa e una parte più alta, formati un po' come se fossero una piramide. È importante quindi imparare a respirare con la pancia e poi con la parte più alta anche, quindi imparando prima a utilizzare il diaframma e poi la parte più alta dei polmoni. Il modo migliore è sdraiarsi per terra tenendo una mano sulla pancia e vedere la pancia che si gonfia. Quando si starà gonfiando la pancia vuol dire che stiamo utilizzando il diaframma al meglio. Adesso che abbiamo capito come fare al meglio la respirazione diaframmatica, vediamo cosa fare in mare prima di iniziare un tuffo in apnea. Ricordiamoci di sdraiarci lungo la superficie dell'acqua, guardando faccia in giù, respirando con il boccaglio. Per prima cosa facciamo un minuto di respirazione usando solo la pancia, focalizzando la nostra attenzione sul gonfiare la pancia, quindi respirando con il diaframma. Come punto numero 2 ricordiamoci di respirare un altro successivo minuto respirando normalmente, in modo totalmente rilassato e tranquillo. Infine siamo pronti per tuffarci, ricordiamo di fare un'espirazione lunga, lenta e rilassata ed infine di compiere l'ultimo atto di inspirazione piena gonfiando prima la parte bassa, quindi il diaframma o la pancia, passando poi alla parte più alta dei polmoni. In questo modo saremo pronti per trattenere il fiato più a lungo possibile. Con questo abbiamo capito come prendere più aria possibile, però non è finita qui, perché adesso con i polmoni pieni di ossigeno dobbiamo scoprire come sfruttarlo al meglio. Piccola nota importantissima: l'apnea non è uno sport pericoloso a livello amatoriale, a patto che si seguano però 3 regole basiche. La prima è non immergersi mai da soli, bisogna sempre essere almeno in 2, uno va sotto e l'altro rimane in superficie pronto ad aiutare, e poi ci si dà il cambio. Regola numero 2: l'apnea è benessere, quindi bisogna stare bene col proprio corpo. Se ti fa male le orecchie compensa, se senti dolore e non riesci a gestire quello che sta succedendo torna in superficie. Bisogna stare bene col proprio corpo sott'acqua. E la terza è non esagerare mai, non sei in gara con nessuno, non sei in competizione. L'obiettivo è guadagnare consapevolezza e tranquillità nello stare in mare con le proprie forze. Ok, adesso passiamo a bomba, a come consumare meno energie mentre trattieni il fiato. Se hai qualunque domanda ricordati di scriverci nei commenti che rispondiamo. Nel frattempo, qua in alto trovi il canale di Davide, su cui troverai tantissimi altri video sull'apnea, e se passi dalla Sardegna fa anche lezioni private. Allora Davide, come facciamo a consumare meno ossigeno? Praticamente dopo 2 minuti di respirazione rilassata il nostro corpo si sarà abituato ad entrare in quello stato di totale rilassamento, il nostro battito cardiaco si sarà abbassato ed essendo in acqua si sarà attivato anche il nostro riflesso di immersione. A quel punto potremo iniziare a fare la capovolta e ad immergerci verso il fondo. Ricordiamoci di muoverci lentamente, non avere fretta, in modo così da consumare meno ossigeno possibile. Bisogna concentrarsi sulle proprie sensazioni ed imparare ad ascoltarsi. L'unico modo per fare questo al meglio è facendo tanta apnea. In questo modo ci abituiamo alle nostre sensazioni e con la pratica miglioreremo sempre di più. Ultima cosa importantissima però, perché il tuffo non finisce quando torniamo in superficie ma quando stiamo bene. È molto importante che si faccia una respirazione di recupero quando si torna su, non che la prima cosa che fai è salutare i tuoi amici, ah che figo che sono, che bello, voglio... No, devi riprendere ossigeno perché il tuo corpo ci mette un po' a spanderlo verso il tuo corpo. Come facciamo? Ricordati di inspirare in modo forte e molto profondo per 10-15 secondi una volta uscita dall'apnea. In questo modo permetterai al livello di ossigeno nel sangue di salire velocemente e di riprenderti al meglio. E infine, da vero apneista, ricordati sempre di fare il segno I am ok al tuo assistente. Grazie mille Davide. Grazie a voi. Per oggi è tutto, ciao! Ciao!